Buongiorno e benvenuti nel secondo episodio del mio podcast, dove oggi ho il piacere di avere qui con me una meravigliosa ballerina che vive a Londra e che ho avuto il piacere di conoscere attraverso una seduta di armocromia e che oggi è qui con noi per raccontare la sua storia e la sua esperienza. Ciao Greta, benvenuta. Ciao Roberta. Come stai? Bene, molto emozionata. Anch'io tantissimo, sono molto contenta di averti qui oggi qui con me e insomma vorrei iniziare a fare una nostra chiacchiera anche io naturale. Sono contentissima e sono molto grata insomma di questo invito, molto piacevole. Bene, mi fa piacere. Io direi di iniziare con una piccola presentazione di te, Certo. come vorresti essere riconosciuta, come vuoi che la gente appunto ti veda. Mi veda, ok, va bene. Allora, io sono una ballerina Sì. Di danza contemporanea prettamente Ok. e mi definisco appunto a livello sociale come una ballerina nella Ok. società, però mi vedo più come una persona che vuole esplorare se stessa a livello creativo, quindi tutto ciò che è legato al movimento, che può essere la danza o come magari altre forme di movimento come non so le arti marziali, lo yoga, il Pilates e mi piace insomma appunto sperimentare e conoscere me stessa attraverso l'arte e la creatività, che infatti mi piace anche magari non so scrivere, riflettere e sì. Tutto quello che è un po' più l'ambito artistico, esatto, diciamo. esatto. Ma quando è che nasce questa passione tua per la danza? Allora, è una storia molto particolare, ecco, perché Ok. io ho una sorella più grande. Ah, Sì, bene. e seguivo un po' le sue orme, quindi lei aveva già provato comunque a fare lezioni di danza e io l'avevo un po' seguita. Però ai tempi diciamo che non sentivo quella passione, Ok. insomma, quel fuoco dentro e quindi comunque ho lasciato un po' andare questa diciamo Sì, disciplina, no? Alla fine. ecco. E poi una mattina proprio, avevo 13-14 anni, mi ricordo che mi sveglio e dico mamma, io voglio ballare. E lei ovviamente mi dice ma come, tutti questi anni e adesso ti sei svegliata e vuoi ballare? Ma io proprio dentro di me sentivo appunto questo fuoco dentro che dicevo io devo ballare. Cioè, ma così dal niente? Sì, proprio mi sono svegliata una mattina e io Fantastico. ho sentito questa esigenza di dover esprimere me stessa attraverso il movimento, il corpo, in questo caso l'arte, insomma la danza. Ok. Sì. E quanti anni avevi, ti ricordi? Non ero, piccolina, avevo, se non sbaglio, 13-14 anni, quindi comunque se si pensa quando uno inizia la danza è già un'età abbastanza matura comunque. Sì, è vero. Perché secondo i canoni più classici già tu devi iniziare comunque 4-5 Un po' più anni. giovane. Sì. Avevo già fatto le mie lezioni di danza comunque 7-8 anni, ma non avevo mai proseguito insomma poi in questo percorso, sì. Ok, ma quando hai avuto questa visione, più... ma sapevi già verso che tipo di danza appunto puntare? Sì, allora la scuola di danza che frequentavo io comunque non dava tanti corsi, in termini di stili di danza, quindi ho fatto un percorso molto appunto classico, ho iniziato con danza classica e poi ho fatto modern jazz, quello che viene definito il modern jazz in Italia, ma anche insomma all'estero, e poi ho approcciato la danza contemporanea, che appunto in Italia si fa spazio un po' più lentamente rispetto a un ambito europeo, ecco. Ok, quindi risulta già un ambito un po' più forse creativo, meno tecnico forse? Brava, sì, dove si dà più importanza all'aspetto espressivo del movimento più che a un linguaggio appunto codificato, tecnico. Okay. E quindi inizio appunto a scoprire questo mondo che è stato anche un po' uno shock perché andava un po' contro quello che mi era stato insegnato prima e quindi l'ho iniziato a vedere come una forma anche terapeutica, quindi io quando iniziavo poi a ballare secondo alcune lezioni che facevamo mi sentivo proprio meglio con me stessa e affrontavo poi la vita quotidiana molto
cioè non fiducia, ma con più quella che qua si definisce confidence. Sì, una sicurezza anche in te diversa. Esatto. Sì, una terapia alla terapia, fine. sì. Esiste poi la danza terapia, infatti, che si avvicina molto alla danza contemporanea. Sì. E non so se l'avevi già anticipato prima, da che parte dell'Italia vieni? Udine, quindi dal Friuli, sì. E quindi hai iniziato lì i tuoi primi passi comunque nella danza? Sì, in realtà poi vabbè, comunque ho vissuto anche un po' nelle Marche con mia mamma, quindi avevo studiato anche lì, poi ho studiato prettamente a Udine e diciamo lì è dove poi ho, tra virgolette, spiccato il volo, ecco, nella danza, sì. E quando è che hai deciso di venire qui a Londra? Quanti anni avevi più o meno? Non ero piccolina, ecco, perché avevo, se non sbaglio, 23 anni ai tempi. Come me, sì, anche più o meno, forse, la stessa età. Quindi ero venuta qua perché avevo fatto comunque le audizioni per un'accademia di danza contemporanea. Wow. E per me comunque già era strano che a quell'età si potesse comunque frequentare un'accademia di danza, ma comunque fuori un po' dal territorio italiano diciamo che l'età viene vista un po' meno come limite, non è un limite sostanzialmente, cioè tu hai varie opportunità. Esatto. Indipendentemente dal numero, dall'età appunto che tu hai. Esatto. E quindi sei contenta della scelta di essere venuta qui a Londra? Assolutamente, sì, lo rifarei sempre e anzi incoraggerei anche molte persone che ci stanno pensando di provarci almeno, ecco, perché comunque è un'esperienza sia a livello poi professionale ma penso anche umano molto, molto forte, ecco. Ok, completo. Esatto, sì. E ti ci vedi a vivere qui in questa città proseguendo appunto anche quella che è la tua passione per la danza o hai in mente di tornare in Italia in un futuro? Allora, è una domanda che mi faccio ogni giorno in realtà. Perché comunque, come dicevamo, è una città come altre grandi città, penso New York magari, delle grandi opportunità, quindi sicuramente se una persona è forte mentalmente, ha la forza di volontà, puoi creare tanto e fare tanto perché esiste tanto comunque viene riconosciuto il talento, la voglia di fare e meno magari, diciamo, sei amico di, conosci qualcuno. Sì, c'è forse più meritocrazia. Esatto, molto meritocratico. E quindi quello mi invoglia ogni giorno a rimanere perché se penso comunque a quello che sono riuscita a fare a Londra in pochi anni, dico cavoli. Non so se in Italia magari saresti riuscito. È vero. E penso comunque quante altre cose posso fare se già sono arrivata, insomma, qui. Dall'altro lato ovviamente è una città impegnativa, specialmente penso per chi non è cresciuto comunque da piccolo in una città molto grande, si possono già sentire, diciamo, si sente la caoticità della città, molto fretta, è molto grigia comunque, cioè, c'è anche il sole, diciamolo. Non è ultimamente dai, non è così tanto male. Esatto. Sta uscendo sempre di più il sole in realtà, dai, non è così. Stanno allungando le giornate. È vero. È più facile da vivere. Sì. Però è vero, forse io la vedo, cioè la chiamo un po' la città delle opportunità. Sì. Ovviamente, quello che appunto stavi dicendo anche prima, ci vuole una grande forza mentale per poter sopportarla, sì. Però appunto parlando soprattutto a livello professionale, quindi immagino che anche in un ambito creativo come il tuo, alla fine appunto anche quello della danza, tu appunto qua anche in un futuro possa sempre di più coltivare appunto questa passione. Sì, cioè vedo appunto Londra come un punto anche di partenza poi per tanti altri progetti. Ovviamente appunto come dicevo prima c'è un'idea di voler ritornare in Italia, però lo vedo quando comunque si è già delineato, concretizzata un'idea, un progetto comunque forte che mi possa permettere poi di ritornare con un po' più di sicurezza, ecco, perché
ora come ora ritornare senza comunque avere un bagaglio, diciamo, un bagaglio molto forte, lo vedo un po' ancora ostico, un po' complesso, ecco. Quindi per ora mi vedo a Londra, ecco. Ma sei qua da sola? O c'è anche qualche membro, ad esempio, della tua famiglia? Allora, io vivo da sola in realtà. Ok. Sì. Ho la mia famiglia in Italia, Ok. ho mia sorella in Australia al momento. Ah, non lo sapevo, Sì. dai. Lei sta facendo invece un'esperienza a Melbourne. Wow. Sì. Quindi tutte e due fuori casa, insomma. E tutte e due che comunque ci piace, però abbiamo comunque magari qualche dubbio ogni tanto se quello sarà poi il posto finale. Poi io penso sempre che la vita è un continuo cambiamento, no? Sono d'accordissimo. Quindi oggi possiamo dire voglio rimanere, domani non lo sappiamo. Sì, quindi sì, ci sta a pensarci un pochino a quello che vorremmo fare in un futuro, però effettivamente nella società, nell'epoca in cui viviamo, c'è veramente poca sicurezza, non si possono fare piani secondo me a lungo termine. Esatto. Penso proprio come hai detto tu che oggigiorno non si possono fare i piani per come è strutturata cioè la società, ecco. È vero. Quindi essere sempre aperti, flessibili, sono qualità importantissime oggigiorno. Assolutamente. Sì, non focalizzarsi o fossilizzarsi. È giusto avere, secondo me, una direttiva, cioè una strada che si vuole percorrere, però rimanere un po' fluidi come l'acqua, ecco. È vero, sono d'accordo, un po' più flessibili. Io ho dovuto sì. imparare tanto, ho dovuto modificare molto il mio carattere, perché tendo sempre ad voler controllare un po' tutto. Sì, io sono come te. Ok. Mania di controllo. Giusto un pochino. Però Londra mi ha insegnato tantissimo a vivermi un po' di più il presente, a lasciarmi andare su tantissime cose, anche solo sul cibo, per dire, anche solo una cosa così più semplice. Ed effettivamente, ora come ora, e nel momento in cui stiamo vivendo, Londra per me è la città ideale, proprio perché mi aiuta a vivere il presente, mi aiuta a sviluppare comunque anche i miei progetti. Esatto. Sì, dicevamo... Ed è aperta come città, insomma, proprio una mentalità molto aperta. Esatto, dicevamo, insomma, è una scuola di vita. È vero, questa cosa mi piace tantissimo, è proprio una scuola di vita. Di vita un po' Ti mette alla prova ogni giorno. Esatto, stile Hogwarts. È vero. Sì, ti mette alla prova ogni giorno. Sì, che da una parte, appunto, se stai magari nel paesino piccolo, ovviamente puoi sicuramente crescere con dei tempi, coi suoi tempi. Qua penso che tutto è portato a una velocità estrema e quindi ogni giorno comunque non puoi stare, cioè se quel giorno proprio non ti va di fare qualcosa, a volte lo devi fare lo stesso e quindi quello forgia il tuo essere, perché comunque devi un po' alzarti e combattere, no? Bravissima, sono pienamente d'accordo. E quindi, come dicevamo sempre prima, tra di noi bisogna anche, cioè ogni mattina ci si sveglia e scegliere chi essere. È vero. E tu scegli, oggi voglio rimanere nel mio, come facevo nel mio paesino, o ho voglia di crescere, di fare quelle scelte che mi portano comunque a un'evoluzione anche mia. Quindi si ricollega un pochino anche all'ambito appunto della danza contemporanea, è un ambito, quindi tu dici, lo defini un ambito molto più creativo, molto più libero, quindi non ci sono dei canoni da seguire. Esatto, sì, anche il semplice fatto che magari il fisico nel ballerino classico doveva essere un ballerino comunque tot, diciamo, altezza o abbastanza magro, la simmetria, perché comunque la danza classica è una danza che ha come, diciamo, idea di base la grazia o il raggiungimento comunque se vogliamo, delle sfere quelle celesti, raggiungere, insomma, se vogliamo chiamarlo Dio, quello che come ognuno lo definisce, quindi essere molto etereo, grazioso, mettersi le punte, quindi ci sono dei canoni da rispettare estetici. Poi comunque con l'arrivo della danza contemporanea ci si ribella un po', insomma, si vuole entrare, essere più rispettare un po', insomma, quello che è la natura dell'uomo anche.
e in Italia vedo che si è rimasti un po' ancora in quella sorta di estetismo, di estetica appunto del ballerino, mentre qui la danza contemporanea, che è appunto un linguaggio non codificato, permette anche al ballerino di essere magari un po' più bassetto, certo, o comunque un po' più formoso. Sì, altri canoni estetici. Esatto, qualsiasi etnia va bene. Anche l'età, posso dirti, non diventa più così vincolante come magari può essere in altri contesti, ecco. Diciamo che qua anche dopo i 30, insomma, puoi tranquillamente avere una carriera che continua. Poi se parliamo di compagnie a un livello molto alto, l'età più o meno dopo i 30 qualcosa finisce, però poi continua nell'ambito appunto più creativo, espressivo. Anche a 50 anni, insomma, puoi continuare a fare le tue cose, non c'è un vero limite. Ecco, qua penso che la parola limite a Londra non esista. No, non esiste non proprio. esiste. È vero, è un bellissimo punto di vista questo. Sì. Può essere... la descrive proprio così com'è. Sì, un po' anche, se vogliamo, una città dei balocchi, nel senso che se vuoi fare qualcosa veramente, secondo me, c'è spazio per tutti. Sì. Sono d'accordo. Che sia proprio la città ideale per chi è un po' come noi, insomma. Creativo, esatto, molto... Vuole uscire un po' da un sentiero magari già prestabilito. Segnato. Magari vuole provare nuove esperienze. Sì, concordo. Quindi, tu ti dedichi proprio, fai il ballerina quindi al 100%, quindi full time, qui a Londra, sei freelance, quindi tu balli con diverse compagnie, come funziona in realtà? Allora, io sono ballerina freelancer, ciò significa che in base a un progetto di danza che trovo, insomma, mando la mia, candidatura e poi faccio un lavoro magari stagionale con loro che può durare appunto un paio di spettacoli, se non un po' di più. E ovviamente sappiamo benissimo che Londra è una città molto molto costosa anche. Ma va! Quindi ovviamente non posso dire che vivo solo di quello, ecco. Quindi ho vari, lavori che affiancano comunque la professione della ballerina. Bello. Che penso un po' tutti fanno, ecco, per avere quelle spalle un po', coperte, certo. che sono sempre comunque allineati a quello che io ho studiato. Quindi mi sono un po' spostata sull'ambito fitness. Bello. E quindi insegno Pilates. Wow, io devo venire assolutamente a fare una lezione con te. Non ho mai provato Pilates, tra veramente? Mai. Ok, allora devi, per forza. Con molto piacere, così scambiamo le nostre conoscenze. Esatto. Ecco. E sempre quindi Pilates, mi dicevi, sempre movimento comunque del corpo. Esatto, brava. Comunque Pilates, insomma, il fondatore Joseph Pilates, lui non era un ballerino, però comunque le prime lezioni nacquero comunque affiancate a lezioni di danza comunque a New York, quindi... non sapevo nulla di questo, Pilates viene dal... Allora, Pilates viene fondato da appunto Joseph Pilates, lui era un ragazzino insomma che nacque non insomma con un corpo atletico, era un po'... non diciamo in grande salute, ecco, questo però è stato per lui motivo di ricerca e ha comunque spinto il suo corpo a fare tante varie attività fisiche e fino a creare poi il suo metodo che porta appunto il suo cognome, non lo sapevo, Pilates, appunto il Reformer Pilates, che oggi va molto di moda, nasce perché durante la guerra, quando lui appunto lavorava penso, se non sbaglio, appunto negli ambiti degli ospedali, c'erano queste persone che dovevano insomma fare un po' di riabilitazione. Lui proprio nei lettini degli ospedali li faceva muovere con questi movimenti che poi vengono inseriti oggi nel Reformer Pilates. Fantastico. Quindi sì, è bellissimo, però lui non nasce nell'ambito della danza, però le prime poi lezioni ufficiali vengono sempre inserite
vicino all'ambito della danza, quindi i ballerini, come possiamo dire come cross training, fanno molto Pilates. Perché il Pilates prima veniva chiamato anche contrology, cioè il controllo proprio del corpo, e se tu pensi a un ballerino comunque deve avere tanto controllo del proprio asse, del proprio centro, e il Pilates comunque è tutto parte proprio si basa sulla salute della spina dorsale, ma che parte da comunque un controllo del tuo addome, del tuo centro. Ok, quindi una sorta di equilibrio. Quella ricerca Sì, esatto, quindi cioè, il ballerino comunque deve sapersi muovere con tantissimo controllo, senza far vedere che è faticoso, quindi tu devi avere quello che in inglese si chiama core, che sono tutti, diciamo, i muscoli dell'addome, della schiena bassa, della zona lombare, forti. E che il Pilates sviluppa, perché il Pilates vuole appunto permettere alle persone di vivere in maniera in salute, con un corpo funzionale e con un supporto che viene appunto dal centro del corpo. Nella danza viene chiamato Isadora Duncan, che è una delle diciamo pioniere della danza moderna, chiamava il plesso solare, questa zona centrale qui, qua dell'addome. Sì. Tutta la danza moderna poi si basa sul respiro, sulle contrazioni, la parte centrale del corpo, e il Pilates un po' si affianca a questo. Quindi sono due diverse discipline, ma che poi alla fine si complementano. Quindi dicevo appunto i ballerini, per fare un po' di rafforzamento anche muscolare, fanno tanto Pilates, quindi io li vedo comunque complementari. Poi io ho studiato alla Trinity Laban, qua a Londra, che porta il nome di Rudolf Laban, che è il primo teorico del movimento, e lui conosceva Joseph Pilates, quindi tante conoscenze si sono fuse tra di loro, quindi io vedo proprio queste due discipline fondersi insieme e essere molto complementari, e io ammiro sia Rudolf Laban che Joseph Pilates. Per me sono due pilastri importanti da cui insomma prendere ispirazione, ecco. Assolutamente. Sì. E quindi trovi nel Pilates, hai trovato una forma di espressione anche della tua passione per la danza? Sì, perché vedo comunque, ovviamente il Pilates può essere fatto da tutti, quindi non solo ovviamente da ballerini, quindi mi piace. Perché non ti ho detto che è un'altra professione che faccio a tre, giusto per rimanerci basic, no? Molto. Non è già abbastanza stressante la vita qua? La complichiamo un po', no? La rendiamo un po' più piccante. Perché no? Ci piace così, insomma, belle e complicate. C'era una canzone italiana, non mi ricordo ora. Insomma. Ma di adesso? No, di tanto tempo fa. Dell'epoca. Sì, vabbè, la cercheremo, insomma. Sì, io ce l'ho in mente, ma non mi viene il titolo, neanche a me. E faccio una professione che si chiama Stretch Therapist, che forse in italiano lo potresti tradurre appunto come uno stretching assistito, no? Quindi io suona complicato, ma in realtà no, fantastico, cioè sempre a che vedere con comunque il corpo, con i movimenti, quindi vedo comunque che c'è un legame in tutto, anche perché appunto il ballerino di flessibilità e di stretching ne sa molto, e quindi ovviamente è bello anche spaziare in questi ambiti e aiutare altre persone a conoscere comunque l'importanza di avere una buona mobilità e flessibilità. Certo. E quindi dicevo, abbracciando diciamo lo stretching, diciamo, assistito, ho lavorato con persone che non sono più ballerini, e quindi persone che magari lavorano dall'ufficio, o anche atleti, per esempio, non so, anche bodybuilder, personaggi famosi che erano attori, cantanti, ho capito che comunque è interessante anche lavorare con dei corpi diversi dal ballerino, quindi ho trovato anche poi nel Pilates la bellezza di
creare una salute nel corpo anche di persone comunque certo, che non sono magari atleti, ecco. Certo. Quindi ho legato, diciamo, l'aspetto anche della salute, diciamo, del movimento nella mia professione, ecco. Quindi non solo legato a un aspetto creativo, performativo, perché comunque la danza, se vogliamo, sembra risultare un ambiente di nicchia, no? Molto un Sì, po', in realtà, esatto. un po' chiuso, Sì. no? Invece tutto quello che è fitness e movimento, specialmente a Londra, penso in Italia possiamo forse pensare a Milano, una città dove il fitness va un po' sì, a Milano, sì, meglio. certo. E il fitness rimane più aperto un po' per tutti, quindi ovviamente c'è molta più domanda, c'è molto più mercato e quindi è più facile anche per me poi spaziare in questo ambito, che non mi dispiace, mi fa molto piacere trasferire, diciamo, anche conoscenze che rimangono nella nostra nicchia della danza a persone comunque come me, per esempio, cioè, non volevo dire normali, non mi viene un altro termine, con persone che sono al di fuori, ecco, dell'ambito, che non sono mai state ballerine. Brava, ecco. Io mi ha sempre attirato tantissimo l'ambito della danza. Non so, da piccolini avevo questo pallino della danza classica, però come hai detto tu, io non sono una persona particolarmente competitiva, non mi piace, quindi il mondo della danza classica a me metteva già da bimba molta ansia, perché non mi è mai piaciuta i paragoni, la competizione. Sì. Guarda, io sono come te, infatti se uno dice ma fai danza e poi non sei competitiva, infatti ne ho sentite da tante persone, no, devi essere più competitiva, te devi un po' fregare, no? Ero tipo no, vai tu, guarda, se prendi tu il lavoro mi va bene, sono contenta per te, poi io... il tuo. Quindi diciamo che poi nell'ambito più creativo, insomma, c'è spazio un po' per tutti. Per quanto riguarda la danza classica, sì, competitivo, ma anche la contemporanea, a livelli molto molto alti, se Immagino. si vuole entrare in compagnie specifiche risulta comunque competitivo. Ogni, penso, stile di danza, che sia magari dall'hip hop a balli di coppia o il classico, insomma, ha comunque poi quel lato competitivo. Però posso dirti anche io che, come viene insegnato un po' di nuovo in Italia, è tanto rigido molte volte. Io ho avuto la fortuna di studiare in un conservatorio qui a Londra, dove c'è comunque uno studio anche del lato psicologico di come come bisogna insegnare ai ragazzi, quindi come si danno i feedback. Quindi loro partono prettamente dandoti un feedback positivo, dicendogli guarda, magari adesso non uso termini tecnici così non ci incasiniamo, però magari come muovi il braccio, l'estensione del tuo braccio va bene, magari devi lavorare un po' sul rafforzamento, insomma, delle gambe, e quindi non ti viene detto in maniera così diretta, o magari può sembrare come un attacco a te e pensi che non sei abbastanza. C'è più tatto, allora. C'è più tatto. E io sono comunque, anche per essere molto onesta, comunque quando si danno i feedback, quando comunque anche io insegno, però magari con un linguaggio che non possa ferire più di tanto, perché poi magari la bambina piccola va a casa e pensa io non ho possibilità di fare la ballerina. E conosco persone che non l'hanno fatto perché appunto hanno avuto questi feedback non tanto belli. Io ho avuto una grandissima fortuna di avere un conservatorio che da questo punto di vista è molto 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 all'avanguardia, ed è stato una scoperta per me, scoprire un mondo che non avevo mai pensato potesse esistere, ecco. Che bello. E quindi quello fa tantissimo, e mi dispiace tanto quando appunto molte persone magari non continuano a proseguire questa passione per delle insicurezze o... Esatto, magari poi sono insicurezze che magari tu non avevi e te le hanno inculcate in qualche modo per una comunicazione comunque poco
corretta, sì, efficace, come la vogliamo chiamare, esatto. sì. Anche perché per me tutti, adesso i grandi della danza mi diranno cosa dici, per me tutti siamo dei ballerini dentro di noi, no? Tutti abbiamo quel senso del ritmo, se solo ci ascoltiamo, ecco. Bello questo, molto. E comunque la danza nasce già comunque dalle epoche più primitive erano i rituali, insomma uno faceva i rituali attraverso le danze, si muoveva in cerchio tutti insieme, tutte le società sono state scandite, anche le danze di corte si pensa, quindi le danze sono sempre esistite. Quindi secondo me la danza fa parte comunque dell'essere umano, poi ovviamente se si porta a un livello professionale ovviamente ci sono quelle, diciamo, regole un po' più rigide da seguire, ma che secondo me sono affrontabili, si può dire? Assolutamente, sì. Da tutti se date, diciamo, se vengono dati i giusti strumenti alle persone. Vero. Magari non, ecco, illudere completamente qualcuno dicendogli sicuramente potrai diventare il primo ballerino che poi anche lì per me volere è potere, se uno mette energia sempre, determinazione, in quel posto, è come una legge fisica matematica, qualcosa deve nascere. Sì, sono d'accordo. Perché se lo metti lì, pianti sempre lì, qualcosa deve venirne fuori, ecco. Quindi sono sicurissima che tutti possono trovare il loro spazio. Sono d'accordissimo, anch'io. Sono contenta che ci troviamo sempre abbastanza, abbastanza, ma ci d'accordo. assomigliamo tantissimo, anche se ci siamo conosciute giusto in un'occasione, però forse perché stesso segno zodiacale, 2 cancro. Tra l'altro è stato un click immediato e io appunto ti avevo trovato sui social e ho detto è lei. Questa seduta di armocromia va fatta con Roberta. Poi per me è stato anche un regalo bellissimo perché mi aspettavo insomma di avere una presenza piacevole, una seduta piacevole, ma è andata oltre le aspettative. Perché appunto no, è vero, questo lo dico veramente con grande sincerità, onestà, non mi piace dire cose che non penso, quindi sì, mi sono trovata benissimo a livello di accoglienza, di come mi hai fatta sentire, quindi il livello sempre umano e poi il livello tuo professionale, veramente molto attento al dettaglio, molto molto fatto bene e io sono tornata... Adesso mi fai piangere! Ecco, era voluto. Volevo vederti piangere. No, è molto bello questo tuo aspetto perché significa che ti piace quello che fai e ci metti tanta passione. Secondo me quando uno poi si commuove anche perché ci mette il cuore in quello che fa. Tanto, sì. E si vede nei dettagli, in quello come le persone poi si sentono dopo, perché io comunque mi sono sentita molto più, una terminologia inglese, empowered, no? Wow, molto... so happy to hear this. Vedi? E mi ha aiutato tantissimo, poi sappiamo che Londra e gli spazi in casa sono quelli che sono. È vero. Un po' delle scatole, un po' Tetris, quindi mi ha aiutato molto nel discorso del decluttering. Io abbraccio molto la filosofia, appunto, filosofia minimalista, per quanto riguarda appunto non avere tantissimi oggetti, tantissimi vestiti. Quindi parto da un principio più esterno a me, di oggetti, e poi va un po' anche all'interno, nel senso a livello di chi vuoi avere come amici o insomma... Quindi sei un po' più selettiva anche. Esatto, perché comunque penso tempo, energie sono preziose e vanno indirizzate dove... vanno indirizzate, assolutamente. Ecco, quindi per me è un aspetto molto importante che ho scoperto sempre di più qua a Londra, essendo che comunque gli spazi sono quelli che sono e poi il tempo è quello che è e quindi tu dici dove dedico il mio tempo, il tempo è preziosissimo. Assolutamente, e ogni giorno non ritornerà mai più. È vero. Quindi ogni giorno vuoi tipo... Forse non so, dai forse anche più valore alle cose, non lo so, a me ha insegnato tanto anche questo. Sì, la filosofia minimalista appunto viene dal Giappone, poi loro hanno una grande gratitudine verso qualsiasi cosa, cioè anche lo stesso oggetto loro sono molto grati per averlo, c'è un rispetto
le cose che li circondano, ecco. Penso a volte noi perdiamo, avendo comunque una società molto consumista dove troviamo veramente tutto, anche l'impensabile lo troviamo ovunque, e abbiamo perso anche un po' questo valore di dire ok, questa tazza Sono che d'accordo. ho ce l'ho e sono grata di averla, quindi sì, dai più valore a tutto quello che hai, e secondo me una volta che fai spazio anche vedi anche la bellezza di quello che hai, che poi nella confusione non valorizzi più niente, non vedi neanche più il bello, come dicevamo prima, apri l'armadio e dici non ho niente da mettermi, È vero. e poi invece nonostante magari però tu abbia un sacco di cose, tipo 3 armadi con 6 ante. Sì. Bene, quindi mi fa strapiacere tanto. Anche a quindi me. dov'è che diciamo hai utilizzato di più il risultato della nostra seduta? Cioè dov'è che l'hai trovato più utile? Allora, vabbè, come abbiamo appena menzionato, ovviamente a livello di organizzazione dei miei spazi, quindi sono riuscita a fare spazio comunque nel mio armadio e ottimizzare anche i tempi, nel senso non devo essere lì a pensare troppo la mattina. E lo stesso discorso, anche un discorso finanziario se vogliamo, perché comunque non vado più a fare un fast fashion, ma compro cose che so che comunque a lungo termine mi staranno bene, perché sono i miei colori. Certo. E oltre a quello l'ho trovato molto utile nella danza, comunque ti devi esporre, devi fare tanti video, e infatti quindi io in realtà l'ho trovato molto utile anche in quello. Bene. Perché magari se voglio filmare per esempio un piccolo solo, qualcosa comunque di danza contemporanea, classica, so che comunque utilizzando certi colori visualmente non disturbano, sembra tutto un po' più armonico. Bello. E penso che comunque anche per se tu mandi qualche video online, la persona che andrà poi a vedere tutti i video e giudicare, già a livello visivo di primo impatto, come tu ti presenti, secondo me è importante, cioè l'immagine comunque che tu dai è comunque un aspetto importante, ti presenta in una maniera un po' tipo un biglietto da visita in più, secondo me, è una carta da giocarsi in più, e quindi sono tutti quei tasselli, secondo me, che messi insieme poi fanno la differenza. Quindi io mi sento bellissimo, è vero. sì, no, mi fa piacere molto che tu l'abbia potuto anche utilizzare anche nell'ambito professionale. Sì, assolutamente. Poi anche un domani, pensando appunto a una creazione di qualcosa di mio, so che comunque posso appunto io vendermi presentandomi con certi colori, ecco, diciamo, e anche magari un mio stesso brand poi potrebbe anche rispettare i colori in palette, volendo. Assolutamente. Io penso che quello sarà comunque anche un altro ambito in cui utilizzare la bellissima sessione che abbiamo fatto. Ci sono tanti utilizzi effettivamente, se ci pensi. Sì, anche eventualmente, adesso che ci penso, anche per un progetto futuro, anche la creazione forse di un proprio logo, magari la creazione di un proprio studio, se una volta che magari sai i tuoi colori, esatto, ti senti magari un po' più self-confident. Sì, ti senti più te stessa, ecco, mi sentirei più me stessa perché sai, quelli sono i tuoi colori. Che bello, sono felicissima. Sì, anche io, molto. Ti va di raccontare qualcosa in più? C'è un qualcosa che ci tenevi... Ma volevi raccontarci o sei soddisfatta della nostra chiacchiera? Sono abbastanza soddisfatta, so che noi potremmo parlare per ore, quindi se mi dai giusto il via libera, qua il podcast insomma non finirà più. Io sono curiosa più che altro del come fai a gestire 3 lavori contemporaneamente a Londra, ecco, giusto per capire un pochino, non so, una tua daily routine, quindi certo. durante il giorno. Come te lo gestisci? Sì, allora il discorso routine è un discorso che mi sta molto a cuore perché ho un po' fatto a pugni con questo discorso. Ho anche insomma letto, cercato, guardato video per capire un po' come gestire il tutto facendo i miei sbagli, ma penso poi con gli sbagli si impara. Assolutamente sì. E quindi consiglio a tutti di creare una routine a pennello per
il loro stile di vita, cioè per il proprio stile di vita. Ok. E la mia, diciamo, giornata tipo, comunque mi sveglio, cerco di svegliarmi presto, di comunque mantenermi in forma, quindi fare i miei esercizi, Certo. Mangiare abbastanza sano quando si può. Certo. E poi ovviamente io sono libera professionista nell'ambito appunto dello stretching assistito e del Pilates, quindi comunque ogni tot mesi io comunque posso cambiare i giorni in cui lavoro, gestirmeli. Ok, c'è una certa flessibilità. C'è molto io dico, cioè, se si vuole fare il ballerino bisogna trovare dei lavori che lo affianchino, che permetta comunque molta flessibilità. Certo. Quindi quando non ci sono, ecco, proposte lavorative nell'ambito della danza, allora diciamo rimango abbastanza fedele alle giornate nel mio ambito fitness. Quando poi invece c'è il periodo più intenso di danza, ovviamente io andrò a chiedere a chi di dovere se posso insomma lasciare un attimo le redini a qualcun altro e spostarmi più nel lavoro, diciamo, della danza. Certo. Quindi devi trovare anche quelle persone, quegli agganci, quelle persone giuste che abbiano questa comprensione, che a Londra c'è, perché ci sono tantissimi, chi lavora nell'ambito del fitness, siamo tutti liberi professionisti, quasi tutti, e tutti hanno comunque un'altra passione, un'altra attività, quindi ci si capisce e appunto proprio nei vari colloqui di lavoro tu fai presente della tua situazione e comunque domanda qua di lavoro c'è tanta richiesta, quindi anche se non lavori sempre gli stessi giorni, fai sempre le stesse ore, comunque hai sempre una porta aperta, ecco, quindi dipende, ecco, la mia giornata è molto variabile. Cioè non molto... ti annoi mai, non mi diciamo annoio che non è una mai. vita monotona. Devi essere pronto agli imprevisti anche tanto, cioè se un giorno ti capita quell'audizione, vai. Non c'è, ecco, io da piccola pensavo sempre devo essere pronta, devo essere perfetta, poi vado. E invece impari che la perfezione o il momento pronto non esiste. Siamo già perfetti così, ecco, siamo perfetti nella nostra imperfezione. Assolutamente. Quindi bisogna andare e fare e poi si lascia nelle mani della vita, ecco, vero. Quello che sarà sarà, però buttarsi. Quindi anche essere in grado di potersi adattare alle situazioni. Sì, giorno esatto, dopo giorno, sì, devi sì, avere sì. una grande capacità di adattamento, esatto, secondo me. Quello è importantissimo, Esatto. sì, sapersi adattare, appunto come dicevamo prima, essere fluidi, un po' come l'acqua, flessibili, magari se il tuo obiettivo è quello, comunque andare un po' in qualche modo, e poi comunque qualsiasi cosa uno vuole secondo me è raggiungibile, ecco, voglio dare questa speranza insomma che secondo me oggigiorno serve tanto, specialmente per i giovani che comunque vogliono fare. Secondo me è molto importante far capire che è possibile, bisogna comunque essere forti, tirare fuori quel soldatino dentro di noi, quella spada diciamo, ma allo stesso tempo anche godersela, ecco, essere un po' più rilassati e dire sì, si può fare. Quindi sì, per concludere la tua domanda, sono giornate molto variabili, tempo variabile, il giorno sole, il tempo, esatto. Quindi non c'è una routine specifica, però se posso dirti avere dei cue, cioè nel senso delle cose che ogni giorno fai per darti un po' di centratura, anche stabilità. stabilità, perché immagino che comunque non sia proprio facile sempre vivere anche un po' nell'incertezza. Cioè, per assurdo dire la mattina mi sveglio e faccio il letto, capito? Certo, so che quella cosa è fatta, è nella mia routine. O la mia colazione, o la mia camminata, Brava. la mia ora di nuoto, ad esempio, anche nel mio caso, che insomma ti dia un po' di stabilità, stabilità di struttura, un po' di punti. Comunque sì, poi se quel giorno ovviamente non puoi perché devi partire e fare 12 ore di prove, va bene, certo, essere appunto aperti
e al cambiamento appunto, ma poi nella quotidianità invece sì, mantenere quei punti centrali, fissi, è importantissimo, sì. Grazie Greta. Grazie a te, veramente. È stata una chiacchiera molto ispirazionale. Sì, sì. È sempre molto bello parlare con te. Anche per me. Spero insomma ti sia piaciuta la nostra chiacchiera. Tantissimo, anzi lo dirò a tutti che bisogna veramente ascoltarti perché sei un'ispirazione per molte persone, anche questo progetto è bellissimo. Grazie. Sì. No, grazie a te per tutte le belle cose che hai detto. Io ti chiedo solo una cosina. Ok. Se mi puoi lasciare la tua firma sul mio Canva. Certo. Ti lascio la penna. Voilà. Grazie, ok. Dove voglio? vuoi, sì. Ok, allora facciamo qua, visto Dove che c'è il bianco ovunque. Poi vado. Ah, che bello. Metto anche il Sei cuoricino. dolcissima. Anche tu. Penso, siamo molto simili su questo. Tanto. Salutiamo la camera. Ok, va bene. Ciao ciao. Ciao a tutti.